the main message of the film was actually to the audience to put themselves on the feet of all of those characters and to try to understand each and every one of them, to be there, to pass all these kind of emotions and experiences throughout the film. E la mia intenzione, soprattutto con il finale del film, era di cercare di permettere al pubblico di mettersi nei panni dei personaggi e, come è anche stato scritto alla fine del film, di pensare al fatto che questo potrebbe capitare a ognuno di noi e quindi di cercare insomma di fargli provare le stesse emozioni per far capire quanto intensa e tragica possa essere questa situazione. Come ti sei approcciato agli attori e come hai voluto dirigerli per trasmettere questo messaggio? Okay, to the actors, what I did was we talked a lot before the shooting, and we built this all this past psychologically of all of those characters, and then after that, physically, I didn't need to tell them that much because psychologically influences all the moves of them. So it was we had like tons of conversations previously, and both of us, like me and the actors, we built all these characters, the characteristics of the characters. Principalmente ho basato tutte le mie istruzioni nel avere una conversazione con i vari attori prima di iniziare le riprese e questo mi ha permesso di costruire una connessione tra me in quanto regista e loro in quanto attori, che mi hanno permesso di non dover poi dare particolari istruzioni fisiche una volta arrivato il momento di girare effettivamente le scene, perché dopo aver parlato così a lungo della psicologia dei personaggi e delle loro caratteristiche sia fisiche che psicologiche ed emotive, diciamo che i movimenti e tutto ciò che diventava la scena veniva da solo, veniva da sé. Ho visto che il film alterna momenti di grande violenza, momenti di grande stasi, di grande riflessione. Che effetto volevi ottenere con questo contrasto? What I tried to make it was create real life, create this universe which we're living, the most real. I tried to make the most real as possible as can be. Like in our lives, actually we're not always talking. Most of the times we're always thinking. You have this voice in your head that keeps telling you the things you need to do and the things you want to do. And what I tried to do was create this tension with the violence, of course, not gratuity violence, but with violence. And then I tried to break it with the thoughts of the characters, actually. E con diciamo questo contrasto tra momenti più fermi, più di pace, tra virgolette, e momenti di violenza, con questo contrasto volevo indicare il fatto che effettivamente nella realtà la sofferenza e la violenza non è sempre detta ad alta voce, spesso le persone soffrono internamente e quindi volevo, diciamo, portare questo contrasto al mio pubblico, mostrando come alle scene di forte violenza, ovviamente non gratuita, potevano alternarsi scene in cui il personaggio parlava e affrontava questa violenza però con la voce all'interno di sé, con la voce di se stesso, quindi nei suoi pensieri. Bene. Se ci sono domande tra il pubblico non esitate a chiedere.
Dunque, un aspetto che mi è piaciuto molto del film è come certi personaggi fanno anche i conti con i loro rimorsi. Per esempio Victor si suicida dopo che la sorella gli ha rinfacciato certe cose, oppure penso anche ad Antonio, appunto al suicidio di Antonio, cioè questi personaggi che non riescono a sopportare questo senso di colpa. Mi ha ricordato certi film di Ferrara, di Scorsese, eccetera. Yeah, I kind of have like I couldn't tell if I couldn't say if I only have the influence of just one director. I have the influence of tons of them. It's quite hard to just tell just one because my knowledge is from tons of them. What I try to do is try to create the most real people. For example, I understand he was talking about Victor, right? And Victor, it's like when I created a character, I can actually say his past. Victor, he's a very manipulative guy, and he sees the human trafficking as a business, and he wants to be the best businessman ever. So he really managed that as a business. For him, he just sees him as what it is. Sì, diciamo, ha usato delle ispirazioni da registi, non in particolare solamente Scorsese, ma molti registi, ma il suo fine principale, il mio fine principale è quello di portare realismo. E per esempio con il personaggio di Victor lui vede il traffico delle persone, il traffico degli umani come un business e quindi ha intenzione di essere il miglior businessman che ci possa essere. E questo comunque tra le persone che effettivamente gestiscono questi traffici è un tipo di personalità che effettivamente esiste, che si vede, e quindi con qualsiasi personaggio, qualsiasi caratteristica, il fine principale che voleva dare è il realismo. Io volevo sapere perché ha deciso di affrontare questa tematica, se ha avuto in qualche modo contatto con questa realtà e comunque qual è stata la molla che mi ha fatto pensare appunto di fare un film sul traffico di esseri umani. Grazie. I started in Amsterdam, and then 10 years ago I moved to Portugal, and I started making documentaries and TV shows about migrations. And what happened was usually I had all these kind of stories, which I can only tell the good side of it. It's like, for example, I have people that have a small business, but there's always a bad side of all stories and of stories of those people. And I just grab all these kind of stories that I heard and compile them in just one big story, which is Carga. Ho studiato ad Amsterdam e poi sono tornato in Portogallo 10 anni dopo e ho iniziato a fare dei documentari per la televisione nazionale, intervistando tutte le persone che migravano dagli altri paesi al Portogallo. E ovviamente per questi documentari quello di cui erano principalmente interessati erano le storie positive, le storie di successo, però ovviamente queste persone non hanno solamente storie positive, anzi, e quindi ho raccolto tutte quante quelle negative e siccome non potevo utilizzarle in televisione, le ho riunite, rivisitate e le ho utilizzate per creare Carga.
Guarda, tutti sembrano agire sotto ricatto, quindi in qualche modo sembrano tutti in qualche modo un po' giustificati, però Vittoria dice che chi non reagisce in qualche modo è colpevole anche se non agisce in prima persona. Però il fatto è che tutti quanti sono sotto ricatto, che non portano il peso della pena, come dice anche Fabio, o si suicidano o vengono ammazzati. E sembra che Vittoria sia come un caso fortuito, cioè la sua sopravvivenza sia legata proprio a un caso di un serie di coincidenti di eventi fortunati, che non sia frutto di un ragionamento, di un processo di inserimento, proprio il caso ha avuto delle evidenze. Okay, about Victoria, I could not say it's a lucky case, because what happens is she went searching for a better life, and she got caught on the human trafficking network, and basically she was raped, she was beaten, and that changed her life completely. She survived, yes, but she's not the same person anymore, and the message in the end, it's not quite as happy as should be, but in real life it's even worse, because I've listened to some cases who were really bad, but I'm not sure if I agree that she's that lucky, actually. Quindi sì, è diciamo, il caso tra i tanti, e anche se sembra che possa essere, diciamo, un caso anche un po' fortunato perché alla fine è sopravvissuta, effettivamente non è davvero così, perché Victoria ha comunque iniziato questo suo viaggio, tra virgolette, cercando una vita migliore in modo speranzoso, e quello che invece le è successo l'ha cambiata completamente. La Victoria che è alla fine del film non è la stessa Victoria che ovviamente era all'inizio, però non è, diciamo, ha una concezione molto meno positiva di quella che potrebbe sembrare, dato il fatto che comunque è sopravvissuta rispetto a tutti gli altri. Bene, Bruno Gascon, regista di Carga, un bel applauso. Grazie a tutti.